parlare sarà veramente complicato. La caratteristica più incredibile è quella che mi fa sentire l'esperienza di guida forse come mai prima d'ora, è il fatto che l'Exige è costruita su un telaio in estrusi di alluminio, vuol dire che sono seduto letteralmente su un insieme di pannelli uniti da colla. Ci correreste su una macchina che sapete retta da colla? Qui sta la magia di Lotus, ve ne accorgete nel momento in cui passate lentamente su una sconnessione, su un dosso come questo, e sentite la carrozzeria, il telaio, tutta la struttura della macchina che si scompone e che scricchiola, vibra, sembra smontarsi sotto al sedere di chi guida. Sensazione abbastanza strana che non ti spingerebbe a fidarti. Quando però arrivano le strade come questa, in cui tenere giù tutto su curve larghe e strette, immediatamente la Lotus, soprattutto l'Exige, diventa la cosa più sicura in cui ho i brividi. Dicevo, diventa la cosa più sicura nella quale stare, o almeno questo mi sembra, non è così. Fatico a credere a quello che sto provando dietro il volante dell'Exige MK1. Forse ho una nuova macchina preferita. Come stavo cercando di dire, sarà difficilissimo parlare. Il suo telaio è un monoscocca ed è un'unione di estrusi di alluminio incollati tra loro. Non dà minimamente l'idea di rigidezza alle basse velocità, si flette, si piega, è tutto in miniatura, è tutto leggerissimo, essenziale, nella perfetta filosofia di Colin Chapman. Sarebbe stato entusiasta di questa terribile Exige MK1. Non solo è una delle più pure Lotus, ma è una delle più pure auto mai prodotte. Sentite come scricchiola. Lo sentite? Qua siamo a meno di 8 quintali. La versione originale ha poco più di 170 cavalli, motore aspirato, Rover serie K, 4 cilindri, quindi senza compressori né altro. Equipaggiato con uno scarico libero, completamente libero, un'elettronica ottimizzata e qualche altra miglioria a livello meccanico, come una riprofilatura degli alberi a camme. Un'altra modifica che è stata fatta a questo modello in particolare è il cambio Quaife e ha degli innesti da auto da corsa. In effetti questa ha tutto di un'auto da corsa, ha un'aderenza, una precisione. In qualunque
concorrenza che è semplicemente senza paragoni. Qualunque minima sconnessione, la minima crepa dell'asfalto, un sassolino, sentite tutto, al di là dei dati tecnici e quelli più evidenti sulla carta. La cosa che si fatica a credere e che va provata sulla propria pelle per capire è la specializzazione di ogni componente, come può essere la pedaliera, la leva del cambio, tutta la composizione degli interni. Nulla è lasciato al caso, anche se sembrerebbe. Tutti i componenti sono realizzati in modo da essere super leggeri, super resistenti e pronti a combattere con supercar da 10-12 cilindri. A lei non interessa, con un piccolo 4 Rover Serie K questa può fare a botte con tutti. Immaginate nella box un peso piuma allenato allo sfinimento che gira letteralmente intorno a un peso massimo. È impensabile che un uomo di 1,90 come me si senta così comodo e a proprio agio in una scatola rasoterra di colla e alluminio come questa. Ho il piede destro a pezzi, la pedaliera è ricavata dal pieno, c'è il piede, l'alluminio e poi la macchina. Mi sembra di poter mettere mano direttamente sugli organi interessati, dietro, davanti, con i piedi, con le mani, con il collo e con la schiena. I sedili Lotus non sono di certo famosi per essere comodi e adatti a un qualunque uso che non sia la pista. Questo discorso si può estendere a qualunque altro componente di questa macchina. Io spero che mi sentiate perché non sento neanche i miei pensieri. Dicevo, i sedili sono delle tavolette, sembra di essere seduti su un bancale della frutta e la cosa bella è che non vorrei neanche un millimetro in più di imbottitura. Se dovessi perdermi anche soltanto un grammo dell'essenza di questa macchina sarebbe un peccato. Bisognerebbe che non avesse, non lo so, niente. Qualunque cosa è di troppo. Quel che è certo è che la strada non le basta, anche essendo così piccolina. Straripa. Non ho mai avuto una sensazione come questa, giuro, ho il cuore in gola. Questa è roba di altri tempi e non sembra neanche una macchina da corsa, sembra un prototipo di una che poi dovrà diventare una macchina da corsa. Stai guidando un'idea che per puro caso è la mia stessa idea. Piccola, leggera, con la giusta potenza, niente di esagerato che comporta più peso, no, non serve. Credo di avere una grande cotta per questo profumo di benzina che c'è nell'abitacolo, la durezza e la compostezza, l'essenzialità di tutti i componenti e del complesso costruttivo dell'Exige. Sono portato a pensare che non sia una macchina costruita dal 2000 in poi. Fa 1 miliardo di rumori diversi e questo non perché sia una macchina che ormai ha 16 anni, lo faceva anche la nuova. La primissima cosa che mi ha colpito è stata che non riuscivo a rendermi conto di quando finiva la mia mano e iniziava il volante. Al volante di questa Lotus si tende a diventare rigidi come lei. Mi sento tutti i muscoli irrigiditi, come cominci ad accelerare seriamente. Sento il
corpo che si tende, tutti i muscoli si tirano. Non so se riuscirei a comprarla, ci vorrebbe un bel fegato. Mi rendo conto che per molti questa è una follia, ma non ho mai visto una follia più sensata di questa. E questo, signori miei, vuol dire che questa è la macchina giusta. Macchina giusta, quindi, soprattutto se potete contare su un amico ortopedico. Posso dirvi che la schiena rotta a fine giornata è un prezzo minimo da pagare per un'esperienza di guida più unica che rara. Non c'è verso di eguagliare una Lotus di quel periodo con tutti i difetti adorabili che avevano, non c'è paragone e non c'è alternativa. Credo che l'abbiano disegnata così bella prevedendo il fatto che dopo averla guidata qualche ora si ha bisogno di ricomporsi ed è l'occasione perfetta per fermarsi a guardarla, asciugarsi il sudore, riposare gomiti e ginocchia, prima di sentire di nuovo la necessità impellente di guidare ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Manovelle! Che spettacolo!